Lezione 1. Fare amicizia. Fare amicizia a volte può essere un compito arduo, soprattutto per i più timidi. Lo capisco perfettamente. Ero molto timido e non mi avvicinavo a nessuno che non conoscevo. Può essere impegnativo, ma fare piccoli passi può essere davvero d'aiuto. Sì, ho imparato che iniziare con un semplice saluto può rompere il ghiaccio. Assolutamente sì. Un sorriso amichevole può fare molto per far sentire qualcuno benvenuto. Ho scoperto che gli interessi condivisi spesso facilitano la connessione con gli altri. Ottima osservazione. Trovare un terreno comune può creare solide amicizie. Sono così felice che siamo amici. Fa tutta la differenza. Anch'io. Brindiamo insieme per creare altre meravigliose connessioni. Lezione 2. Elementi essenziali della cucina. Naturalmente, dove sono le cipolle e l'aglio? Si trovano nella dispensa, proprio accanto alle spezie. Ah, ora ricordo. Questi ingredienti sono essenziali per quasi tutti i piatti salati. Davvero? Aggiungono un sapore così intenso. Cosa hai intenzione di cucinare? Sto pensando di preparare un delizioso sugo per la pasta. Sembra delizioso. Una buona salsa può trasformare un semplice pasto in qualcosa di straordinario. Sono d'accordo. Hai qualche ingrediente segreto da consigliarmi? Un pizzico di peperoncino in fiocchi può davvero esaltare il sapore della salsa. È un'idea fantastica. Ci proverò sicuramente. Lezione 3. Nozioni di base sul budget. Quando parliamo di pianificazione finanziaria, credo che sia fondamentale gestire le spese in modo efficace. Assolutamente sì. Gestire il budget può davvero aiutare a raggiungere la stabilità finanziaria. Quali strategie suggerisci per gestire le spese? Consiglio sempre di tenere traccia delle proprie spese per individuare gli ambiti in cui è possibile effettuare dei tagli. Questo sì che è un approccio pratico. È facile trascurare piccole spese che si accumulano nel tempo. Sì, ogni piccolo contributo conta. Hai mai provato a usare app per la gestione del budget? Io no, ma ho sentito dire che possono essere molto utili. Possono fornirti informazioni sulle tue abitudini di spesa, il che è molto utile. Ci penserò sicuramente. Un budget efficace può portare a un futuro più sicuro. Lezione 4. Abilità di autopresentazione. Credo che una presentazione efficace possa funzionare bene in qualsiasi contesto. Assolutamente sì. Definisce il tono delle tue interazioni. Quali elementi ritieni essenziali? Penso che sia fondamentale iniziare con il tuo nome e una breve descrizione. Sì, e menzionare i tuoi interessi può anche coinvolgere il tuo pubblico. Capito. Che ne dici di iniziare una conversazione dopo la presentazione? Potresti prendere in considerazione l'idea di porre domande aperte per mantenere il dialogo scorrevole. È un'idea fantastica. Incoraggia anche gli altri a condividere. Esatto! Una conversazione coinvolgente è una strada a doppio senso. Non vedo l'ora di mettere in pratica le mie capacità di autopresentazione.
Lezione 5. Apprezzare l'apprendimento dell'inglese. Grazie, signore, per aver condiviso il miglior discorso sull'apprendimento delle competenze linguistiche in inglese. È stata davvero una presentazione illuminante. Cosa ti ha colpito di più? Ho trovato particolarmente stimolante l'enfasi posta sulla pratica. Assolutamente sì. La pratica regolare è essenziale per sviluppare la fluidità. Ho apprezzato anche i suggerimenti su come ampliare il vocabolario attraverso la lettura. Sì, la lettura ci fa conoscere nuove parole nel loro contesto, il che è incredibilmente utile. Sono entusiasta di mettere in pratica queste tecniche nel mio percorso di apprendimento. Anch'io. Padroneggiare una lingua apre tantissime porte alla comunicazione. Certo. Non vedo l'ora di condividere ciò che imparo con gli altri. Lezione 6. Diventare un'infermiera. All'età di 24 anni decise di diventare infermiera. Davvero ammirevole. Come si fa a diventare infermiere a quell'età? Di solito richiede un'istruzione e una formazione approfondite, non è vero? Sì, i programmi di infermieristica richiedono sia corsi accademici che esperienza pratica. Mi chiedo cosa l'abbia spinta a intraprendere una professione così nobile. Potrebbe essere stata un'esperienza personale o il desiderio di aiutare gli altri. Ha senso. L'infermieristica è un campo che richiede compassione e dedizione. Assolutamente. Nutro un grande rispetto per chi sceglie questa strada. Credo che sia una carriera che può dare grandi soddisfazioni. Lezione 7. Caratteristiche del mio giardino. Nel mio cortile c'è un bel prato e un giardino rigoglioso. Sembra delizioso. Hai un marciapiede che porta al giardino? Sì, c'è un grazioso marciapiede che guida i visitatori attraverso il verde. Deve essere uno spettacolo meraviglioso, soprattutto durante la stagione della fioritura. Certo. Adoro trascorrere il tempo all'aria aperta, prendendomi cura delle piante. Il giardinaggio può essere un'attività terapeutica, non è vero? Assolutamente sì. Permette di entrare in contatto con la natura e godersi un po' di tranquillità. Che tipo di piante hai nel tuo giardino? Ho un mix di fiori e verdure, si completano a vicenda in modo gradevole. Lezione 8. La gioia del raggiungimento. Mi sento realizzato e felice sapendo che i miei sforzi sono stati ripagati. È meraviglioso sentirlo. Di quali traguardi sei particolarmente orgoglioso? Di recente ho completato un progetto impegnativo che ha richiesto molta dedizione. Congratulazioni. Il tuo duro lavoro è stato chiaramente ripagato. Sono entusiasta del futuro e di ciò che potrò realizzare in futuro. Questo entusiasmo è contagioso. È importante celebrare i nostri successi. Certo. Alimenta la nostra motivazione a stabilire e raggiungere nuovi obiettivi. Non vedo l'ora di sapere quali saranno i tuoi progetti futuri. Grazie. Spero di ispirare altri lungo il cammino. Lezione 9. Piani per la spesa alimentare. Ottima osservazione. Allora andiamo a fare la spesa questa volta.
Sono felice che tu sia d'accordo. È sempre divertente fare la spesa insieme per gli ingredienti freschi. Cosa hai in mente per la nostra lista della spesa? Mi piacerebbe molto comprare un po' di frutta e verdura fresca per i nostri pasti. Sembra delizioso. I prodotti di stagione sono sempre la scelta migliore. Assolutamente sì. Non solo è più fresco, ma anche più saporito. Dovremmo anche pensare a quali ricette vorremmo provare questa settimana. Sì, pianificare in anticipo rende l'esperienza di acquisto molto più semplice. Non vedo l'ora di iniziare la nostra avventura al supermercato. Lezione 10. Divertimento con i fuochi d'artificio. Anche se ci sono altri modi per festeggiare, i fuochi d'artificio sono il migliore. Sono completamente d'accordo. I fuochi d'artificio aggiungono un tocco magico a qualsiasi evento. Hai mai pensato di acquistare dei fuochi d'artificio da utilizzare per la tua festa? Ci ho pensato. Possono davvero creare un'esperienza memorabile. Immaginate i colori che illuminano il cielo notturno. Sì, sarebbe mozzafiato. Ma la sicurezza è fondamentale quando si maneggiano fuochi d'artificio. Certamente. Seguire le precauzioni di sicurezza è essenziale per il divertimento di tutti. Credo che sia importante anche trovare una buona posizione per osservarli. Assolutamente sì. Una visuale nitida arricchisce l'intera esperienza. Lezione 11. Adattare le strategie aziendali. Mi chiedo quale impatto avrà tutto questo sulla nostra attività in futuro. È fondamentale adattare le nostre strategie per rispondere alle mutevoli condizioni del mercato. Esatto. La flessibilità è fondamentale per mantenere un vantaggio competitivo. Hai pensato a cambiamenti specifici che dovremmo attuare? Credo che dovremmo concentrarci sul miglioramento del coinvolgimento dei clienti attraverso le piattaforme digitali. Sembra un approccio promettente. L'interazione online può aumentare la fedeltà al marchio. Inoltre, l'analisi del feedback dei clienti può orientare i nostri adattamenti. Assolutamente sì. Ascoltare i nostri clienti è fondamentale per il successo. Sono entusiasta dei potenziali miglioramenti che possiamo apportare. Lezione 12. Suggerimenti per la direzione. Ha senso discutere ulteriormente di questa questione e proporla al nostro team dirigenziale. Devono saperlo. Sono pienamente d'accordo. È fondamentale che comprendano i potenziali benefici della nostra proposta. Dopotutto, le decisioni informate portano a risultati più efficaci, non è vero? Assolutamente sì. Credo che le nostre intuizioni potrebbero avere un impatto significativo sulla loro strategia futura. Hai pensato a come potremmo presentare loro queste informazioni? Penso che una presentazione chiara e concisa sarebbe più efficace, evidenziando i punti chiave. Sembra un piano valido. Anche gli aiuti visivi potrebbero aiutare a enfatizzare i nostri suggerimenti. Sì, e forse potremmo includere esempi di iniziative simili di successo da parte di altre aziende. Ottima idea! Gli esempi tratti dal mondo reale spesso trovano riscontro nei decisori. Lezione 13. Costi dei biglietti. Quanto costeranno i biglietti per il prossimo evento?
Il costo totale sarà di $20 per ogni biglietto, il che mi sembra abbastanza ragionevole. È davvero un prezzo onesto. È bello avere opzioni di intrattenimento accessibili. Sono d'accordo. Una bella esperienza non deve necessariamente avere un prezzo elevato. Hai deciso quanti biglietti dovremmo acquistare? Penso che dovremmo comprarne un paio, magari per goderci l'evento insieme. Sembra perfetto. Non vedo l'ora. Anch'io. È sempre più divertente condividere le esperienze con gli amici. Non vedo l'ora che arrivi l'evento, sarà sicuramente un momento fantastico. Lezione 14. Nuovi hobby. Ciao, come stai oggi? Ho sentito che hai iniziato un nuovo hobby di recente. Sto bene, grazie. Sì, ho iniziato a dipingere ed è stato molto divertente. Sembra fantastico. Cosa ti ha spinto a iniziare a dipingere? Volevo esplorare il mio lato creativo e la pittura mi sembrava lo sfogo perfetto. Lo ammiro. La creatività può essere un'attività davvero appagante. Lo è davvero. Trovo rilassante esprimermi attraverso colori e tratti. Hai creato qualche pezzo di cui sei particolarmente orgoglioso? Sì, ho appena terminato un paesaggio che credo sia venuto benissimo. Mi piacerebbe molto vederlo. Magari potresti mostrarmi la tua opera d'arte qualche volta. Lezione 15. Visita alla spiaggia. Ti piacerebbe fare una gita alla spiaggia vicina questo fine settimana? Mi piacerebbe tantissimo. Andare in spiaggia sembra il modo perfetto per rilassarsi. Esatto. Il suono delle onde e la sensazione della sabbia sono sempre rinfrescanti. In più, potremmo gustare degli spuntini deliziosi e magari giocare a beach volley. Che idea geniale! Mi immagino già mentre ci divertiamo al sole. Pensi che dovremmo preparare un picnic? Assolutamente sì. Un picnic renderebbe la giornata ancora più piacevole. Se ti occupi dei panini, porterò una borsa frigo con bevande e snack. Sembra un'idea geniale. Non vedo l'ora di vivere la nostra avventura in spiaggia. Lezione 16. Interazioni online. Nel mondo digitale odierno, le interazioni possono essere piuttosto complicate. Sono completamente d'accordo. È facilissimo fraintendere i messaggi online, visto che non possiamo vedere le espressioni facciali. Sì, l'assenza di segnali non verbali può portare a malintesi. L'ho sperimentato io stesso. Un semplice messaggio può essere interpretato male. Esatto. Le emoticon possono aiutare, ma non sempre trasmettono il tono desiderato. Ho scoperto che aggiungere un saluto amichevole può dare un tono positivo alle conversazioni. Questa è un'ottima strategia. Aiuta a creare un clima di fiducia fin dall'inizio. La comunicazione è essenziale, soprattutto nelle nostre vite sempre più digitali. Sforziamoci davvero di essere chiari e gentili nelle nostre interazioni online. Lezione 17. La compagnia teatrale. Avete mai sentito parlare della compagnia teatrale locale?
Molti dei suoi attori sono diventati famosi a livello internazionale. Sì, ho letto di loro. Le loro performance sono davvero impressionanti. È straordinario come una piccola azienda possa produrre talenti che ottengono riconoscimenti a livello mondiale. Assolutamente sì. La dice lunga sulla loro dedizione e professionalità. Hai assistito a qualcuno dei loro spettacoli? Io sì, e ogni spettacolo è stata un'esperienza deliziosa. È meraviglioso. Mi piacerebbe molto vedere presto una delle loro produzioni. Dovremmo assolutamente organizzarci per andarci insieme. Sarebbe una serata memorabile. Non vedo l'ora. Sostenere i talenti locali è sempre un'ottima idea. Lezione 18. Visa Ventures. Stavo riflettendo sul mio prossimo viaggio e mi sono reso conto che devo procurarmi un visto turistico prima di intraprendere questa avventura. Sembra davvero essenziale. Quanto tempo pensi di rimanere una volta arrivato a destinazione? Spero di trascorrere circa 2 settimane esplorando i luoghi di interesse e immergendomi nella cultura locale. 2 settimane sembrano un periodo perfetto. Hai già iniziato a raccogliere i documenti necessari per la domanda di visto? Sì, ho raccolto la maggior parte dei documenti richiesti, ma devo ancora finalizzare il mio itinerario di viaggio. È fondamentale avere un itinerario ben pianificato. Ci sono attrazioni specifiche che non vedi l'ora di visitare? Assolutamente sì. Non vedo l'ora di visitare i monumenti storici e assaggiare la cucina locale. Queste esperienze arricchiranno sicuramente il tuo viaggio. Hai pensato a come gestirai il tuo alloggio durante il soggiorno? Credo che prenotare un hotel in anticipo sarebbe prudente, soprattutto durante l'alta stagione turistica. Lezione 19. Catturare i momenti. Questa vista è assolutamente ipnotizzante, vorrei che potessimo catturare questo momento per sempre. È davvero mozzafiato. Magari potremmo scattare qualche foto per ricordare questo scenario spettacolare. È un'idea eccellente. Credo che le fotografie saranno uno splendido ricordo della nostra avventura. Sì, ci ricorderanno la gioia che abbiamo provato durante questo viaggio. Devo scattare la prima foto? Fatelo. Mi metterò in posa in modo teatrale, come se fossi un famoso esploratore alla scoperta di nuove terre. Non vedo l'ora di vedere quella posa. Ora, lascia che catturi il tuo spirito esploratore. Spero di non sembrare troppo sciocco nelle foto. La stupidità è affascinante. Aggiunge carattere ai ricordi che creiamo. Hai ragione. Scattiamo più foto, così possiamo documentare ogni momento meraviglioso. Lezione 20. Aspirazioni di carriera. Sono curioso di sapere se hai qualche ambito di studio specifico verso cui ti stai orientando per la tua futura carriera. Sto effettivamente considerando la psicologia infantile come il mio campo di specializzazione. Sembra incredibilmente gratificante. Cosa ti ha spinto a scegliere proprio questo percorso? Sono sempre stato affascinato dal modo in cui i bambini pensano e si sviluppano. Capire la loro mente mi sembra allo stesso tempo stimolante e appagante. Capisco che potrebbe essere un campo affascinante.
Quali aspetti della psicologia infantile trovi più interessanti? Sono particolarmente attratto dall'influenza delle esperienze della prima infanzia sul comportamento e sullo sviluppo successivi. Si tratta di un'area di studio fondamentale. Deve essere affascinante esplorare come queste esperienze formino gli individui. Certo, credo che aiutando i bambini posso avere un impatto positivo sulla loro vita e sul loro futuro. La tua passione per fare la differenza è davvero ammirevole. Hai pensato a come ti preparerai per questa carriera? Lezione 21. Avventure escursionistiche. Sembra divertente. È da un po' che non faccio escursioni e mi piacerebbe molto unirmi a te nella tua prossima avventura. Sarei felice di avere la tua compagnia. Fare escursioni è molto più piacevole in compagnia di un amico. Sono completamente d'accordo. Quali percorsi hai in mente per la nostra escursione? Stavo pensando di esplorare i percorsi panoramici del vicino Parco Nazionale. I panorami sono semplicemente mozzafiato. Sembra perfetto. Immagino già i paesaggi meravigliosi che incontreremo. Sì, e sarà un'ottima opportunità per riconnetterci con la natura. Spero che tu abbia mantenuto le tue capacità escursionistiche. Potrei aver bisogno di un po' della tua resistenza. Non preoccuparti, farò in modo che ci siano delle pause per ammirare il panorama e riprendere fiato. È un piano fantastico. Non vedo l'ora di iniziare questa avventura con te. Lezione 22. Fare la spesa. Dove vai di solito a fare la spesa? Sono sempre curioso di sapere quali sono le abitudini di acquisto degli altri. Di solito vado al supermercato vicino a casa mia perché offre un'ampia varietà di prodotti. Comodissimo. C'è un giorno specifico della settimana in cui preferisci fare la spesa? Di solito ci vado la domenica, perché mi permette di prepararmi per la settimana successiva. La domenica sembra un'ottima scelta. Ti piace fare la spesa? Lo trovo molto piacevole, soprattutto quando scopro nuovi prodotti o ingredienti da provare. Che bella prospettiva! Spesso vedo lo shopping come un'incombenza, ma tu lo rendi più allettante. È tutta una questione di mentalità. Io ho scelto di vederla come un'avventura di esplorazione culinaria. Ammiro questo atteggiamento. Forse un giorno dovrei unirmi a voi per un'avventura di spesa. Lezione 23. Riconoscimento atletico. Il vero scopo del recente evento era quello di attirare l'attenzione sui singoli atleti e allenatori, piuttosto che sul governo. È un approccio interessante. Sembra essenziale riconoscere il duro lavoro di chi è direttamente coinvolto nello sport. Assolutamente sì. Gli atleti spesso dedicano la loro vita all'allenamento e meritano di essere al centro dell'attenzione. È confortante vedere un cambiamento di attenzione verso coloro i cui sforzi creano la magia a cui assistiamo nello sport. Sono completamente d'accordo. Celebrare i successi individuali può ispirare le future generazioni di atleti. Esatto. Incoraggia i giovani a perseguire le proprie passioni con determinazione e resilienza. Credi che questo cambiamento avrà un impatto significativo sulla comunità sportiva? Spero di sì.
Mettere in risalto i contributi individuali può alimentare un senso di orgoglio e motivazione tra gli atleti. Continuiamo a sostenere e celebrare coloro che ci ispirano con la loro dedizione e il loro talento. Lezione 24. Assurdità del networking. È piuttosto divertente pensare a come mi sono ritrovato per caso in mezzo a un gruppo di dirigenti di vari settori. Sembra interessante. Di cosa si trattava, se posso chiedere? Si è trattato essenzialmente di un evento di networking, anche se non avevo previsto il livello di carisma che questi dirigenti avrebbero posseduto. Carisma, dici? Ti hanno convinto a concludere un affare o si è trattato semplicemente di uno scambio di convenevoli? Beh, direi che è stata una combinazione di entrambe le cose, ma mi sono sentito sicuramente un pesce fuor d'acqua. Un pesce fuor d'acqua? Immagino che stessero tutti nuotando nel vuoto del successo aziendale. Esatto. Io mi dibattevo mentre loro si districavano tra conversazioni su fusioni e acquisizioni. Davvero divertente. Sei riuscito a dare un contributo significativo alle discussioni? Ho provato a condividere i miei pensieri sull'innovazione, ma temo che siano stati oscurati dal loro gergo impressionante. Lezione 25. Avventure europee. Stavo pensando di imbarcarmi in un'avventura europea, una prospettiva davvero allettante, non è vero? Un'avventura in Europa sembra fantastica. Quali destinazioni stai prendendo in considerazione? Sono combattuto tra il fascino storico di Roma e il fascino romantico di Parigi. Entrambe le città hanno il loro fascino unico. Ti senti più attratto da una piuttosto che dall'altra? Anche se adoro la storia di Roma, devo ammettere che l'idea di passeggiare lungo la Senna è piuttosto allettante. Una passeggiata tranquilla sembra l'ideale. Avete mai assaggiato l'autentica cucina francese? Io no, ma posso solo immaginare le delizie che mi aspettano. Non potete non provare un croissant appena sfornato in una panetteria locale. È un'esperienza che vale la pena assaporare. Ne farò una priorità. Ci sono dei tesori nascosti che consiglieresti in Europa? Lezione 26. Suggerimenti sudamericani. Devo ancora finalizzare i miei piani di viaggio. Cosa mi consiglieresti per un viaggio in Sud America? Il Sud America offre una miriade di opzioni, a seconda di ciò che cerchi, avventura, cultura o relax. Se possibile, sono propenso a un mix di tutte e tre le soluzioni. Assolutamente sì! Potresti iniziare dal Brasile, per la sua cultura vivace e i suoi paesaggi mozzafiato. Il Brasile sembra invitante. E il meteo? Preferisco i climi miti per i miei viaggi. Il clima è generalmente piacevole, soprattutto durante la stagione secca, da maggio a settembre. Si adatta perfettamente ai miei impegni. E le attività? Devi assolutamente esplorare la foresta pluviale amazzonica, è un'avventura unica. L'Amazzonia. Sembra davvero esaltante. Cos'altro mi consigli? Lezione 27. Rivelazioni spettrali. Hai mai pensato ai fantasmi del passato, del presente e del futuro? Fantasmi, dici? Sembra piuttosto esistenziale. Cosa ti ha spinto a questa riflessione?
Sembra che io sia perseguitato da ricordi che mi ricordano le mie decisioni passate. Ah, i fantasmi del nostro passato possono essere piuttosto persistenti. Ti hanno trasmesso qualche saggezza? Esatto. Mi hanno mostrato come le mie scelte hanno plasmato le mie circostanze attuali. È una cosa molto profonda. È importante comprendere il nostro passato per orientarci efficacemente nel futuro. Assolutamente. Il futuro sembra scoraggiante quando non si è ancora fatto i conti con il passato. Forse dovresti accogliere questi fantasmi, potrebbero guidarti verso un percorso migliore. Che pensiero confortante. Immagino che servano a ricordare le lezioni apprese. Lezione 28. Scelte salutari. Di recente ho capito che dovrei integrare cibi più sani nei miei pasti. È una decisione encomiabile. Cosa ti ha spinto a cambiare le tue abitudini alimentari? Immagino di essermi stancato di sentirmi lento e di aver deciso che era giunto il momento di cambiare. Una decisione davvero saggia. Hai pensato a quali cibi sani vorresti provare? Sto pensando di sperimentare con più frutta e verdura, magari anche un po' di quinoa. La quinoa è un'ottima scelta. È nutriente e versatile. Ho sentito dire che è piuttosto saziante. Quali sono le tue ricette salutari preferite? Mi piace preparare un'insalata vivace con verdure miste, pomodorini e una vinaigretta agli agrumi. Sembra rinfrescante. Dovrò provarlo. Lezione 29. La natura dell'amicizia. Ti sei mai chiesto perché certe persone diventano tuoi buoni amici? Questa è una domanda intrigante. Credo che spesso dipenda da interessi comuni e comprensione reciproca. Davvero. È affascinante come alcune connessioni si sviluppino senza sforzo, mentre altre richiedono impegno. Alcune amicizie sembrano fatte apposta per durare, mentre altre richiedono tempo per essere coltivate. Sono d'accordo. Quali qualità ritieni siano essenziali per un'amicizia duratura? La fiducia è fondamentale, così come la capacità di comunicare in modo aperto e onesto. Fiducia e comunicazione sono sicuramente le basi di ogni relazione solida. Inoltre, il senso dell'umorismo può fare miracoli nel consolidare questi legami. Che umorismo! Aggiunge un tocco di gioia che può rendere memorabili anche i momenti più banali. Lezione 30. Tirocini e approfondimenti. Attualmente sto studiando economia e sto acquisendo esperienza pratica attraverso tirocini. Sembra fantastico. Gli stage possono offrire spunti preziosi sul mondo del lavoro. Davvero! In questo periodo ho imparato tantissimo sulle dinamiche aziendali e sul lavoro di squadra. Fantastico! Quali competenze specifiche hai sviluppato grazie a questi tirocini? Ho migliorato le mie capacità comunicative e ho imparato a gestire i progetti in modo efficace. Sono competenze cruciali in qualsiasi campo. Hai incontrato difficoltà lungo il percorso? Assolutamente sì. Per chi è alle prime armi, destreggiarsi tra le dinamiche aziendali può essere piuttosto complicato. Immagino. Imparare a bilanciare professionalità e autenticità è un atto delicato.
Lo è davvero. Tuttavia, trovo gratificante affrontare queste sfide a testa alta.